Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce a creare azioni da rete, buttandola dentro però, e non mangiandosi gol a porta vuota o occasioni da rete nitide, sparate in curva. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così restate aggiornati sui contenuti, prima di immergerci ovviamente in questo post partita Juventus-Napoli, fatto il giorno dopo perché ieri avevo settato la live alle 11 nell'immediato post partita come sempre, però per motivi extra calcio non è stato possibile e mi scuso per questo. La live è settata oggi alle 13:45 perché far collimare anche orari con qualche ospite e tra ovviamente famiglia, lavoro e il canale YouTube, talvolta bisogna incastrare ovviamente le trasmissioni. Detto questo, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa è successo ieri in Juventus-Napoli. Ne parliamo e analizzeremo poi anche in live tra un'oretta più nel dettaglio cosa è successo con i nostri ospiti, ma vi dico la mia perché il problema del Napoli, al di là della fase difensiva, e io l'ho detto dopo l'Inter, è il buttare la palla dentro. Si crea tantissimo, c'è tanto possesso palla. Ieri abbiamo giocato, secondo me, una delle migliori partite, posso dire, da inizio anno, perché abbiamo anche alzato un tantino il minutaggio e la lucidità nella partita di ieri. Un primo tempo giocato bene. Kvaratskhelia si mangia quel gol che normalmente avrebbe buttato dentro, il palo esterno di Politano. Le occasioni nel primo tempo per andare in vantaggio le abbiamo avute. Non gira sicuramente la sorte dalla nostra parte, ma non possiamo appellarci ovviamente al destino e al fato perché la fortuna aiuta gli audaci e il Napoli di audace non ha un bel niente in questo momento. La fase difensiva, prendiamo il solito gol che stiamo prendendo da inizio anno, che sia Garcia l'allenatore, Luis Enrique, ma anche se arrivasse Guardiola. Prendiamo sempre lo stesso gol sui cross e su palle di testa dove non si salta. Ci si è dimenticati come si salta, ci si è dimenticati come si marca l'avversario in area. Facciamo segnare Lookman così, Giroud lo perdiamo contro il Milan e lo stesso Gatti ieri che fa un movimento molto semplice, si stacca dalla marcatura di Juan Jesus mi sembra e va su Rachmani, si libera. Rachmani ovviamente non lo vede nemmeno arrivare quando è troppo tardi. Colpo di testa nell'area piccola, vogliamo dare le colpe a Meret. Meret lo sappiamo benissimo che portiere è, né tantomeno io mi aspettavo l'uscita su quel cross. Però se abbiamo una linea di difesa schierata con uomini a livello numerico da poter marcare, perché non è che la Juve ha portato 6 calciatori in area di rigore e noi eravamo 4, assolutamente no. Sono 3 contro 4, nessuno si va a prendere l'avversario e prendiamo il gol dell'1-0. Nel prepartita, questa è una cosa che avevo già detto, l'unica situazione da non far succedere a Torino, ma non è solo il Napoli, è per tutte le squadre, è non andare sotto. Perché una volta che vai sotto la Juve già si chiude normalmente, poi diventa una squadra difficile da scardinare se va 1-0 sopra e così è successo. Le statistiche parlano chiaro, il Napoli ha fatto un solo tiro nello specchio pur creando tantissimo, ma arrivando al tiro e in maniera sterile molte volte. Tiri alti, tiri sbilenchi, a volte non si tira proprio. Quindi in questo momento io mi faccio più il problema di buttarla dentro che i gol presi, perché i gol li prenderemo comunque con calciatori che è duro dirlo, ma hanno overprodotto alcuni l'anno scorso, come Rachmani che sta facendo un campionato sottotono, ma completamente sottotono, così come Kvaratskhelia. Io non salvo nemmeno Kvaratskhelia, tanto è vero che Mazzarri adesso i tempi sono maturi, siedi a chi non ce la fa più
e fai giocare chi ha voglia di farsi vedere, chi ha voglia di buttarla dentro, chi entra pronto come Elmas che viene sempre criticato, però da 12° uomo si siede in panchina ed ogni volta che entra cerca sempre di dare il suo contributo e molte volte ci riesce, pur avendo 1/2 occasioni per buttarla dentro, un gol lo fa. Quindi i dati e le statistiche sono a favore per esempio di un Elmas e a sfavore di un Quara che se si è montato la testa io non lo so, non posso giudicarle, ma ne approfondiremo, appunto, approfondiremo questa situazione appunto in live più tardi. Mi auguro di no, perché altrimenti abbiamo un problema molto più grande di quanto lo si possa immaginare. Perché l'avere fame nel calcio è una cosa fondamentale, al di là che tu abbia vinto uno scudetto, sia salito dalla Serie B o stai lottando per la retrocessione. Se non si ha fame, non si raggiungono i risultati. La colpa di De Laurentiis, sì, la colpa di De Laurentiis fino a un certo punto perché è stato sicuramente è stata gestita la situazione in maniera stramba da giugno a questa parte. Le dichiarazioni che arrivano nel tempo, le ultime napoletane, eccetera, eccetera, sono dichiarazioni dove ci creiamo più noi il problema e ne facciamo diventare un rumore assurdo che poi altre tifoserie in base alle dichiarazioni. Ovviamente De Laurentiis ha tirato in ballo i napoletani, ma io, conoscendo il personaggio, non ci faccio nemmeno più caso. Situazione gestita male, cambio allenatore, sicuramente. Però per come sta giocando il Napoli e per come vedo io i calciatori, avresti potuto prendere chiunque. Chiunque sulla panchina del Napoli. Serviva un allenatore che diciamo gli ridava iniezioni di rabbia agonistica, di cazzimma e che alimentava quella fame pur avendo vinto lo scudetto. Lo scudetto non è che sta pesando sulla maglia del Napoli, è proprio un appagamento totale sotto tutti i punti di vista. Andiamo a fare le pagelle, diamo i voti a tutti i calciatori del Napoli perché la partita di ieri è stata giocata bene, cioè io non posso non essere d'accordo con Mazzarri che ha detto abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto una buona partita, così come abbiamo fatto una buona partita contro l'Inter, così come abbiamo fatto due buone partite con il Real Madrid a Bernabeu e anche con il Real Madrid in casa, quando poi la partita è stata ammazzata da quei cambi di Garcia, eh, i quali non voglio ricordare. Però il Napoli gioca comunque discretamente bene. Il problema diventa la fase offensiva e gli attaccanti che stanno venendo meno. Nella live discuteremo di tutte queste cose più approfonditamente e vedremo anche se ci può essere un possibile cambio modulo. Io ho già la mia opinione, ma vi invito ad ascoltare la live tra un'oretta e andiamo a fare le pagelle per tutti i calciatori del Napoli. Allora, l'ultima cosa, il gol tra Meret e Rachmani, do più la colpa a Rachmani su questo gol per il semplice fatto che Meret lo sappiamo benissimo che nell'area piccola nemmeno esce, quindi avendo dei difensori così alti è una palla che non era nemmeno poi tanto velenosa, non era nemmeno un cross tanto velenoso. Cambiaso era aperto, vedi il pallone partire, tu difensore ti devi piazzare, non puoi perderti l'avversario nell'area piccola e con una spizzata di testa prendi il gol. È incredibile, è incredibile. I gol che stiamo prendendo sono veramente da Serie B. Le pagelle, andiamo a fare le pagelle che ce le ho scritte qua. Dove sono, dove sono, dove sono? Eccole qua. Allora, cominciamo da Mazzarri. 6 a Mazzarri perché sapevamo che il cammino era in salita, sapevamo che Atalanta, Inter, Real Madrid e Juventus sarebbero state 4 partite toste. Così si sono rivelate. Abbiamo fatto 3 punti e 3 sconfitte. È un dato che va sicuramente considerato, ma l'attenuante di entrare in corso con questo filotto di partite ci deve stare come 6 a Mazzarri perché comunque ci ha provato a giocarsele tutte e 4 le partite pur subentrando
a campionato in corso. 6 a Nathan, 6 a Juan Jesus, perché per me la fase difensiva a sinistra è una cosa e la fase difensiva a destra sta facendo acqua da tutte le parti. Andiamo a rivedere tutti quello che abbiamo preso, anche solamente quello che abbiamo preso con Mazzarri. L'80% dei gol sono su quella fascia, sono sulla fascia di Lorenzo e Rachmani, tutti quanti, e quindi qualche problemino c'è da quel lato. Quindi diamo un 5 a Rachmani, un 5,5 a Di Lorenzo e 6 se lo beccano Nathan e Juan Jesus, perché per me adattarti a fare il terzino, sei venuto dal Brasile in un Napoli che credevi scudettato e con tanta fame di riconferma. Nathan purtroppo si è ritrovato un Napoli senza voglia di buttarla dentro e non ne dobbiamo fare ovviamente un dramma in primis, ma non è colpa del brasiliano. Juan Jesus ieri si è difeso come si deve. La sufficienza io la voglio dare anche alla linea mediana, un 6 per tutti quanti, Zielinski, Lobotte che Tanghissà, perché la partita è stata fatta contro un avversario difficile da scardinare, perché l'abbiamo visto contro l'Inter, anche l'Inter è andata a sbattere contro il muro Juve. Noi ci siamo andati a sbattere ma diversamente, perché abbiamo anche creato occasioni scavalcando l'ultima linea difensiva della Juve, poi non siamo andati in porto, è un dato di fatto, dobbiamo buttarla dentro, altrimenti non le porti a casa. 7 ad Osimhen, anzi 7,5 ad Osimhen, perché si sbraccia, perché cerca di rendere giocabile qualsiasi pallone, sta tornando in condizione, e l'abbiamo visto ieri. L'assist per Kvara era un assist al bacio, perfetta la lettura di Osi, meno perfetta la conclusione di Kvaratskhelia, che la butta addirittura alta. Io voglio capire che da là becchi il portiere, Szczesny fa una paratona, Szczesny esce e ti chiude lo specchio, ma tu avevi tantissime soluzioni, lo potevi scavalcare, forse un rasoterra sui lati avrebbe portato all'1-0 momentaneo, ci sarebbero state tante soluzioni. Kvara sceglie la più difficile con un tiro che non è né forte e né tantomeno indirizzato e la palla va alta. 7,5 a Osi abbiamo detto, 6,5 a Politano, perché Politano da inizio anno è un'ira di Dio, è l'unico che crea la superiorità numerica, cerca di accentrarsi per il tiro, vede l'inserimento del terzino e molte volte ti serve il pallone dietro la linea difensiva. Ieri c'è stata anche sintonia sulla corsia di destra, perché ho visto tutte le hit map, e se andiamo a vedere la hit map della partita, a sinistra il Napoli ha fatto una beneamata mazza, non ha fatto proprio niente a sinistra e tutto a destra. Si è svolto il gioco offensivo del Napoli. 6,5 a Politano, 4,5 a Kvaratskhelia. 4,5 a Kvaratskhelia, sono avvelenato, non contro Kvara, ma è inutile che ci prendiamo in giro e cerchiamo la solita attenuante. È vero che non ha il terzino, è vero che forse Zielinski non è quello dell'anno scorso, è vero che in appoggio non è la stessa cosa del Napoli di Spalletti, però è anche vero che per ciò che hai fatto l'anno scorso e che hai dimostrato di avere nelle corde e che continui a dimostrare in nazionale, a Napoli stai mancando del tutto. Quindi il 4,5 di oggi te lo becchi e come, almeno da me. Gli entrati dalla panchina, 5,5 ad Elmas, 5,5 a Raspadori, ma sono voti che comunque per gli entrati dalla panchina in una partita del genere possono essere indicativi, ma non li prendiamo proprio per certi. Do un 6 a Zanoli però, perché mi è piaciuto l'impatto, mi è piaciuto come si pone in partite che possono essere ostiche contro avversari blasonati, partite comunque dove entri in uno stadio pieno e ti possono tremare le gambe. Da subentrante Zanoli il problema non se lo fa, personalità da vendere, gamba da vendere, facciamo rifiatare il capitano e mettiamolo titolare contro il Cagliari. Almeno per me questa dovrebbe essere la scelta, così come titolare Lindstrom e Quara in panchina contro il Cagliari, nella maniera più assoluta, e non mi vergogno a dirlo. Ma non è una critica, perché poi mi venite a dire sì, mo te la prendi con Quara, vai trovando sempre il colpevole. Ragazzi, i colpevoli di ieri due sono Quara che si mangia l'1-0 e Rachmani che si perde Gatti, perché altrimenti sarebbe stata totalmente un'altra partita.
a mio avviso. Senza voto Simeone e Caius sono entrati tardi e quindi non riesco ovviamente a dargli un voto. Questo è quanto dobbiamo metabolizzare l'ennesima sconfitta che fa male, sì, non mi faccio nemmeno il problema che era la Juve, perché non è che perdi con la Juve, perdi con l'Inter o perdi col Milan, è diverso, no, è la stessa cosa, tu hai perso 3 punti e rischiamo di andare settimi in classifica, vedremo poi come andranno a finire le partite tra oggi e domani. Sempre Forza Napoli, ragazzi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!